Ciao amici del canale Savage Gear Salt Italia, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare l'argomento vero e proprio vi rubo giusto un paio di minuti. La prima cosa che voglio dire, probabilmente questo video uscirà a cavallo delle festività natalizie / Capodanno e dunque visto che ci sono, colgo l'occasione per fare a tutti i miei migliori auguri di Natale, di un felice anno nuovo, tante belle cose, passatevela bene, divertitevi, andate a pesca, state con la famiglia, fate quello che vi fa stare bene. Non mi dilungo oltre, altrimenti risulterei un po' troppo Miss Italia che fa i proclami e non è il caso. Dunque mi limito solo a fare i miei migliori auguri. Dopodiché il canale ha raggiunto quota 1000 iscritti, questo grazie a voi, grazie solamente a voi. Quindi grazie, un caloroso grazie a tutti quanti per il supporto e per l'affetto che mi avete dimostrato. Spero di continuare così, ce la metto tutta, spero di non deludervi e cercare di aiutarvi appunto nella scelta dell'attrezzatura. E quindi oggi restiamo sull'onda, parliamo sempre di attrezzatura da pesca e in particolare oggi avrei voluto trattare diverse cose. C'erano parecchie cose nel calderone, come ad esempio il Gravity Runner, che qualcuno di voi mi ha chiesto nei commenti di un video precedente di fare un review di questa artificiale, o i nuovi mulinelli SGS, o eventualmente la serie delle canne da spinning, insomma tante cose. Ma oggi ho voluto, anche perché in tanti me l'avete chiesto, finire il discorso canne da shore jigging, quindi oggi andremo a parlare della SGS2 shore jigging, che è la serie entry level di casa Savage. Cosa significa entry level? È praticamente la serie base, la serie più economica delle canne Savage Gear. Attenzione, economica non significa un prodotto di scarsa qualità, ma si tratta di un prodotto che ha una qualità-prezzo davvero incredibile. È un attrezzo destinato soprattutto a coloro che magari si stanno appena avvicinando alla tecnica, si vogliono avvicinare alla tecnica, non vogliono spendere grosse cifre perché magari non sono troppo convinti, o magari anche semplicemente per coloro che vanno a pescare un paio di volte l'anno, vivono magari lontani dal mare, quindi appunto vorrebbero qualcosa per iniziare da non svenarsi. Ecco, la SGS2 è una canna assolutamente perfetta per questo scopo, sia appunto perché il prezzo è davvero abbordabile, ma soprattutto perché per il prezzo che ha, è una canna che offre delle caratteristiche qualitative davvero elevate, una canna appunto di qualità che regge tranquillamente il confronto con canne che costano anche magari il doppio. Quindi andiamo a dare un attimino un'occhiata a quali che sono i vari modelli, le caratteristiche, eccetera eccetera. Iniziamo a vedere le versioni disponibili per la SGS2. La versione più corta è una versione da 9 piedi che corrisponde circa a 2,70 m, un casting weight di 20-80 grammi per un peso complessivo di 352 grammi. Canna in due pezzi simmetrici che offre un ingombro una volta smontata di 149 cm. Come piè consigliabile, la Savage consiglia un piè che va da un minimo di un piè 1.5 fino a un massimo di un piè 3. Quale mulinello abbinare alla 9 piede 6? Direi che indicativamente un mulinello compreso tra la taglia 4 e 5000 offre sicuramente un buon bilanciamento. Faccio una piccola parentesi per il discorso bilanciamento, per il discorso mulinello. A volte qualcuno mi chiede appunto, ma sai, a casa possiedo già un mulinello, che ne so, 4500 e la taglia consigliata è, che ne so, un mulinello taglia 4000 oppure 5000. Ecco, quando succedono queste cose, magari che sentite un mio suggerimento, magari leggete appunto nelle tabelle, diciamo, delle taglie indicative, se magari possedete già un mulinello che non è proprio della taglia consigliata, prima di magari fare una spesa e comprare direttamente un altro, provate a montarlo sulla canna, andate a pescare e guardate, vedete come vi trovate voi, sentite un po' le vostre sensazioni, perché magari a volte anche il bilanciamento di una canna può essere una cosa un po' più personale. Magari qualcuno si trova meglio con un mulinello leggermente più leggero, leggermente più pesante. Insomma, prima di buttarvi magari subito in un'altra spesa, se avete già un mulinello che magari è leggermente differente dalle taglie suggerite magari dalla casa o da me, provate, andate in pesca, magari poi scoprirete che si bilancia bene e è un bilanciamento che a voi risulta gradevole. Quindi sentite soprattutto le vostre sensazioni prima ancora di sentire magari i consigli
appunto che do io o che danno delle tabelle indicative. Ecco, la cosa migliore direi che tante volte andare in pesca e provare. Questo vi parlo appunto se già possedete magari un determinato mulinello. Se dovete andarlo a comprare, sicuramente seguire le indicazioni più o meno di base è sicuramente già una buona idea. Però appunto se già lo possedete, provate magari a montarlo e vedete come vi trovate in pesca. Continuando a parlare della 9 piede 6, per che tipologia di pesca è suggerita, quali sono le mie sensazioni, sicuramente la 9 piede 6 è una misura intermedia tra una canna che si può utilizzare sia a spinning che a short jigging, quindi uno spinning classico magari con il classico long jerk, minnow, fino ad arrivare magari a quegli stick bait o jig minnow di taglia media compresa intorno i 40-50 grammi, una misura leggermente più corta dei classici 10 piedi, quindi una misura da 9 piedi 6 sicuramente risulta più gradevole in pesca, un po' meno faticosa, soprattutto laddove volessimo effettuare quel recupero diciamo di polso, quindi classica gercatine, twitching, sicuramente risulta meno stancante rispetto ad una 10 piedi. Come per quel che riguarda il casting weight, assolutamente reali, sempre lo stesso discorso che avevo già fatto per la SGS6, quindi 20-80 grammi si lanciano tranquillamente e si gestiscono bene sia il minimo di 20 che il massimo di 80 grammi, in questo caso il massimo di 80 grammi come inteso come un metal jig, mentre invece per quel che riguarda stick bait e esche un po' più voluminose direi intorno ai 50-60 grammi massimo. Dopodiché l'altra versione disponibile per la SGS2 è una canna da 10 piedi, 3,05 m, per un casting weight un minimo di 30 grammi fino a un massimo di 100 grammi. Una canna che ha un peso di 365 grammi ed un PE consigliabile da un minimo di PE 2 fino a un massimo di un PE 4. Infine la versione più potente, eccola qua, che le ho qua con me, una canna della lunghezza sempre di 10 piedi, ovvero 3,05 m, un casting weight 60 100 fino a un massimo di 150 grammi, un peso sulla bilancia di 378 grammi e poi, cos'altro dire, un PE che va da un minimo di un PE 2.5, un PE 2,5 fino a un massimo di un PE 5. Andiamo a vedere adesso un pochino le caratteristiche di questa canna, quindi le componenti, la componentistica. Tutti e tre i modelli montano anelli di casa Seaguide, questi qua in doppio ponte con finitura Gasmok, quindi anelli assolutamente molto robusti e totalmente inattaccabili dalla salsedine. Come placca abbiamo sempre una placca di casa Seaguide, un'EVA anche qua di ottima qualità che offre un ottimo grip, e a concludere un bel look, vedete, un bel azzurrino metallizzato molto gradevole. Una canna insomma come caratteristiche costruttive e qualitative che non ha niente da invidiare magari anche a modelli che costano molto di più. Questo mi è stato confermato da tanti di voi, che magari appunto qualcuno dirà vabbè, ma tu collaborando con Savage è ovvio che decanti questo modello, no? E questo obiettivamente è normale che sia così, però credo che il feedback e comunque la pubblicità migliore di un attrezzo sia quello dato appunto dal consumatore finale. Se il consumatore finale è soddisfatto, come tanti di voi mi avete scritto, mi avete detto guarda, in effetti per la canna, per il prezzo che ha, è davvero una canna di ottima qualità. E io devo dire anche che ve lo posso confermare, ci ho pescato, ho fatto già qualche bella cattura, e devo dire che appunto nonostante sia una canna dal prezzo decisamente economico e decisamente abbordabile, è sicuramente una canna che, come ho detto prima, ha un rapporto qualità-prezzo davvero incredibile. Parliamo un attimino adesso del carbonio, perché tanti di voi me l'hanno chiesto. Ma quali sono le differenze della tipologia del carbonio tra la SGS2 e la SGS6? Fondamentalmente è una questione di modulo. La SGS6 utilizza un modulo più alto. Questo in soldoni, tradotto in pesca, significa una maggiore reattività, un maggiore diciamo il fusto è più nervoso, ecco, un fusto molto più nervoso nel modello SGS6, mentre invece nel modello SGS2 lo definirei un po' più pastoso, un po' più cedevole, diciamo così, un po' più moderate, ecco, direi un po' più moderate fast, mentre la SGS6 va più sul fast, la SGS2 a parer mio va più sul moderate.
E anche qui è un discorso sempre di gusti personali. Qualcuno in pesca preferisce azioni leggermente più moderate, che sicuramente aiutano nell'animazione, aiutano anche magari a tenere l'allamata in pesci magari che sono allamati giusto per un pelo, che hanno magari apparati boccali un po' più morbidi. Un'azione più moderate sicuramente aiuta a slamare di meno, e viceversa magari un'azione un po' più fast aiuta, come ho detto l'altra volta, nelle giornate ventose, per avere magari un migliore controllo, una maggiore capacità di lancio. Insomma, ci sono i pro e i contro. Vedete voi, se siete più pescatori che preferiscono canne moderate, sicuramente la SGS2 è la canna che fa per voi. Se preferite un'azione leggermente più fast e un po' più nervosa, andate sulla SGS6. Questo, come sempre, è il mio parere personale, e prendete sempre un po' tutto con le pinze. Se avete magari la possibilità di visionarle nel negozio, sbacchettatele, montateci sopra un mulinello e fate un po' i vostri confronti. A proposito di mulinello, mi sono dimenticato di parlare degli abbinamenti di mulinello sulla 10 piedi da 30-100 e sulla 60-150. Allora, iniziamo dalla 30-100. 30-100 direi che si abbina bene un mulinello compreso da taglia 5/6000, quindi un mulinello intorno ai 400-450 grammi. Mentre questa, la versione che ho adesso, ovvero la 60-150, che è la versione più potente, io personalmente la utilizzo con mulinelli di taglia intorno all'8000, quindi nel mio caso adesso la sto utilizzando con l'SGS8 taglia 8000, quindi un mulinello che va intorno alla taglia 600 grammi, e devo dire che si abbina molto bene. Stesso discorso di prima, se avete magari già un mulinello a casa che non è proprio la taglia suggerita, prima di andare subito a comprare un altro mulinello, provatelo a montare, fateci una pescata di qualche ora e vedete come vi trovate. Magari poi scoprite che vi trovate anche bene con un mulinello che non è esattamente quello suggerito dalle tabelle. Dunque ragazzi, direi che abbiamo detto tutto, direi che quindi questo video può finire qui. Spero che sia stato di vostro gradimento. Io vi saluto, vi rinnovo i miei migliori auguri per uno splendido anno nuovo. Mi raccomando ragazzi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, che mi fa piacere, in modo da rimanere anche sempre aggiornati. E con questo vi abbraccio, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ragazzi, al prossimo video.